Pederasta, una brutta persona o qualcosa di diverso? Chi è veramente il pederasta? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Beh, oggi per molti il pederasta è l'omosessuale, ma nel senso più volgare del termine, il maschio che si accoppia con altri maschi, una parola offensiva, un insulto. Eppure pederasta non è questo in origine. È col tempo che diventa sinonimo di pervertito, di depravato. La Chiesa, che condanna ogni rapporto illecito, assimila presto il pederasta al sodomita, a chi va contro natura. E questa confusione si trascina nel corso dei secoli. Ma chi è realmente il pederasta? Cosa rappresenta per gli antichi? E cosa significa davvero questa parola? Scopriamolo insieme. Paiderastes è un sostantivo che emette i primi vagiti nell'antica lingua greca. Composto da pais paidos, che significa ragazzino, giovinetto, ed erastes, ossia amante, significa amante del fanciullo. In che senso però? In senso erotico? Beh, in Grecia paiderastes è chi si prende cura del giovane nel pieno della pubertà, quello che non ha ancora la barba sulle gote. Chi lo educa alla virtù e alla politica, un pedagogo che insegna le leggi dell'anima e le regole della vita sociale. Il rito di apprendimento prevede un periodo di convivenza. Il pederasta è maestro e amante al tempo stesso, se il ragazzo lo desidera. La pederastia è dunque per i greci un rapporto sentimentale profondo, un vincolo emotivo tra un adolescente e un adulto. Una relazione che può anche essere erotica, ma casta è preferibile. L'aspetto sessuale è mal visto, soprattutto da Platone. È la distorsione di un legame che deve elevarsi oltre la carne. La pederastia è un amore che aspira alla bellezza dell'anima e non alla brutalità del desiderio. Per i romani la storia è diversa, la figura del pederasta perde smalto. E la parola pederastia comincia ad assumere il significato volgare soltanto, quello di pratica sessuale tra un giovane e un vecchio. Chi ricopre posizioni sociali di spicco spesso obbliga gli schiavi a favori sessuali. La pederastia diventa un malcostume diffuso, non è più un rito di iniziazione alla rettitudine. Tanti imperatori preferiscono i ragazzi di bella presenza alle donne. Augusto è bisessuale, Tiberio omosessuale proprio come Caligola, Nerone è un pervertito. Che dire poi dell'amore di Adriano per Antinoe? Quante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte? Valuta l'opportunità di farlo e allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Chi dice pederasta con disprezzo, allora, ripensi al significato originario di questa parola, che come nessuna descrive un sentimento speciale. Quello dell'affetto profondo tra un giovane di belle speranze e un anziano maestro esempio di virtù.